Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Secondo voi che cosa faremo oggi? Guardate, pochi ingredienti che praticamente abbiamo tutti in casa. Forse il lievito di birra no, però sicuramente è facile da reperire. Andremo a fare il pane, ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. È facilissima la mia ricetta, questo è il pane che io faccio una volta a settimana, diciamo anche una volta ogni 15 giorni, dipende dalle persone che vengono a cena o a pranzo. Anche perché dura tantissimo. Tantissimo. Morbido. Morbido, esattamente. Diventa magari un pochino morbida anche la crosticina esterna, però vi dura, ragazzi, veramente tanto. Allora, è facile. 1 chilo di farina, 500 ml di acqua, eccola qua, tiepida, 8 grammi circa di lievito fresco, dico circa perché insomma grammo più grammo meno va bene, insomma non è proprio importantissimo, un cucchiaino raso da caffè di zucchero e un cucchiaino e mezzo, sempre rasi da caffè, di sale, che è l'ultimo ingrediente che andremo ad inserire, mi raccomando. Allora, come primo step io vado a sciogliere il lievito nell'acqua, quindi ci rivediamo una volta sciolto. Allora, ho sciolto il lievito dentro l'acqua e ci ho messo anche lo zucchero. Mi raccomando, fatelo sciogliere bene e adesso lo mandiamo avanti con la planetaria oppure a mano col cucchiaio per 5-6 minuti abbondanti. A fra poco. Non appena l'impasto ha ottenuto questa consistenza, andiamo ad aggiungere il sale e lo mandiamo avanti per altri 5-6 minuti. Eccoci qua, vedete? Deve avere questa consistenza, deve quasi fare il velo, ok? Ecco, adesso lo togliamo tutto quanto dalla foglia e facciamo le prime pieghe. Ci vediamo tra un attimo. A questo punto vi bagnate le mani, devono essere umide, non proprio bagnatissime, e fate 3-4 giri di pieghe. Direttamente dentro la ciotola. Direttamente dentro la ciotola, così non sporcate ogni volta il piano da lavoro. Si può fare, si può fare. Quindi è veramente facile questa ricetta. Veramente facile. Potrei farla anche io. Sì. Ragazzi, nel frattempo mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché per me è importante sapere da dove ci guardate. Ora la coprite con pellicola. Tra una mezz'ora facciamo un altro giro di pieghe. Passata mezz'ora, e già sta lievitando bene, andiamo a fare le altre pieghe. Sempre in ciotola, senza stare a sporcare nient'altro. Ok? 4, 5, fatene più possibile, perché dà proprio una consistenza differente al nostro pane. Io ho usato la farina Manitoba, di solito uso 500 grammi di farina Manitoba e 500 grammi di semola rimacinata e viene un pane strepitoso. Lo ricopro e lo faccio lievitare per un'altra mezz'ora. Farò l'ultimo giro di pieghe e ci rivediamo. Eccolo qua, l'ultimo giro di pieghe, dopodiché lo lasciamo lievitare fino a che non raddoppia di volume. Io ho messo qui, come vedete, dell'acqua. Manfredo, ogni volta che mi metto qui nella mia postazione di lavoro, pensa che lui debba mangiare quello che io sto preparando e quindi si mette qui sotto il tavolo che miagola. È normale, non vi preoccupate, non gli facciamo nulla, è lui che è così. Ok? Ecco. Facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Coperto, Eccolo qua. Io ovviamente l'ho lasciato tutta la notte perché a me piace un pane a lunga lievitazione, però se voi volete basta che comunque raggiunga il raddoppio dell'impasto che abbiamo visto all'inizio. Allora, adesso un po' di farina sul tavolo, vado a toglierlo dalla planetaria. Guardate che bei fili, guardate. Io soltanto sono soddisfatta quando vedo questo, perché vuol dire che comunque ho fatto un buon lavoro.
le ultime pieghe sul tavolo e poi lo vado a mettere in forma su una teglia, su una placca da forno. Ci vediamo tra qualche minuto. Allora, preparate la placca da forno, un pochino di farina sul fondo, la nostra pagnotta e un pochino di farina sulla sommità. La faccio lievitare per un paio d'ore, dopodiché vado a fare le incisioni e la metto in cottura. Eccolo qua il nostro impasto che è decisamente lievitato. A questo punto con la lametta io vado a fare delle incisioni. Ci vediamo appena fatte. Eccolo qua. Io ho fatto le mie incisioni, voi potete fare tutte le incisioni che volete. A questo punto in forno già caldo, 230 gradi per 15 minuti, poi 210 per 30 minuti. Ci vediamo a fine cottura. Eccolo qua, appena tirato dal forno, ancora bollente. Guardate com'è e sentite com'è croccante. Adesso aspettiamo che si raffredda e poi l'andiamo a tagliare. A dopo. Eccolo qui, non resistevo, è ancora fumante come potete ben vedere. Guardate che belli alveoli. Beh, ragazzi, fate questa ricetta e vi posso assicurare che avrete sempre pane fresco. Questo dura anche 15 giorni mantenuto bene. Ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie di essere stati con noi. Ciao a tutti!